Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Ovviamente sembra il video fotocopia di settimana scorsa, dopo la partita con il Genoa, notte travagliata per noi tifosi del Napoli, ennesimo pareggio che però in questo caso potevano essere 3 punti perché il Napoli almeno ha lasciato vedere qualche sprazzo di gioco rispetto alle partite passate. Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, guardiamolo mezzo pieno, anche se io tra mezzo pieno e mezzo vuoto ragiono così. Il bicchiere è un terzo pieno e siamo in pieni lavori in corso, nella maniera più assoluta. Vediamo cosa è successo durante la partita, perché ieri ho fatto una live ovviamente a caldo, ne abbiamo parlato con Giuliano, però dobbiamo riassumere un attimo il tutto e cercare di capire che cos'è che non è andato poi in una partita del genere, perché con un avversario che si è chiuso totalmente abbiamo avuto anche le occasioni per buttarla dentro e al limite portare questi 3 punti a casa. Cominciamo. Prima di cominciare ovviamente iscrivetevi al canale ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto, attivate la campanellina e un bel like a questo video, un like per aiutarmi al risveglio, ecco, anche se abbiamo il caffè ma non è abbastanza dopo una notte così travagliata. Allora, partiamo con calma, senza scagliarci a spada tratta contro l'allenatore. Io ho già detto la mia in diversi video e la ribadisco, e poi passiamo a cosa è successo durante la partita e nel frattempo diamo anche qualche voto ai calciatori del Napoli, anche se durante la partita ci possono essere state lacune a livello di sostituzioni, lacune a livello di lettura del match se lo volevi portare a casa. Poi le dichiarazioni del post partita che Garzia ha fatto ieri, ma che ha sempre fatto finora, non lasciano niente al caso. Quando non segni devi portare il pareggio a casa e portare il punto. Questa è la mentalità del Napoli, discutibile, condivisibile. Dal mio punto di vista non condivisibile, se ne può discutere, ma dobbiamo farcene una ragione perché questo è. Non possiamo fare altrimenti, non possiamo star qui tutte le settimane e Garzia, 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 sì. Se la società non ha capito che andando avanti si rischia una non continuità di risultati, forse non arrivando tra le prime 4 di questo passo, perché comunque se perdi 7 punti in 5 partite, qualche campanello d'allarme lo possiamo anche suonare o no? O dobbiamo dire va tutto bene, come il tweet del presidente, che non mi scaglio contro il presidente per quel tweet nella maniera più assoluta, anzi forse anche in maniera intelligente ha cercato di mantenere calme le acque che già sono molto mosse, quindi non ci voleva un tweet del presidente polemico. Io lo so che voi il tweet del presidente che volevate ieri, addio Garcia, abbiamo preso un altro, quello è il tweet del presidente che tutti volevano. Però bisogna ragionarci su questa cosa, bisogna ragionarci perché non è una cosa in primis che si può fare così dall'oggi al domani. E punto secondo, devi sempre andare a vedere chi prendi, perché poi non è detto che vai meglio, nella maniera più assoluta. Sì, si parla di Conte, 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 ma Conte rientra nei piani economici del Napoli? Non credo. Viene Conte a Napoli con ingaggi minori? Nemmeno. Non credo proprio, lontanamente, perché Conte è uno che comunque chiede moneta e chiede mercato, quindi appena arriva gli fai una squadra da 200 milioni e lui te la chiederà da 210, gliela fai da 250 e lui si lamenterà perché ne potevi spendere 300. Non si discute la caratura dell'allenatore, non si discute che potrebbe essere un traghettatore perfetto, tutto quello che volete, ma a livello economico siamo lontani assolutamente dai piani del Napoli, credo.
Poi io credo che il Napoli non stia pensando minimamente ad esonerare Garcia, quindi, ce ne prenderemo le conseguenze nel caso dovesse andare proprio tutto male. Però la partita di ieri, andiamo nella partita, perché ci sono state delle cose fatte bene. Si è rivisto un tantino di gioco, creando qualcosina in più nella fase offensiva, palla a terra, anche se il Bologna è venuto a fare, non è venuto da nessuna parte perché siamo andati noi là. Il Bologna si è messo a fare il crotone di turno. Io non mi aspettavo un Bologna così chiuso, difficile da scardinare. Anche per lo stesso Napoli di Spalletti dell'anno scorso sarebbe stato difficile sbloccare una partita del genere, perché non hai linee di passaggio, cerchi di allargare il gioco. Pecca del Napoli di ieri è che tutti i cross sono stati fatti poco bene. Abbiamo sbagliato forse un tantino di passaggi di troppo, soprattutto nell'ultimo passaggio tra Kvaratskhelia di là e un po' a destra, dove abbiamo giocato relativamente poco. Ci arriviamo al problema di destra perché stiamo esaminando quali possono essere state le cause, di chi possono essere state le colpe. Allora, le cause della poca incisività a destra la conosciamo tutti, qual è la causa. Garzia ancora che si ingrippa con Raspadori a destra. Raspadori non è un esterno, ma a meno che non lo schieri a destra nella formazione ufficiale, ma nell'applicazione in campo Raspadori si accentra e sta dietro la punta o al limite affianca Osimhen con Quara che farebbe il quarto di centrocampo in un 4-4-2, mi potrebbe stare anche bene. Ma se deve fare l'esterno dove noi ci precludiamo di non poter usare totalmente una fascia a livello di profondità, allora no, perché a destra non possiamo spingere. Abbiamo visto Di Lorenzo oltrepassare il centrocampo forse due volte tutta la partita, perché si curava della fase difensiva non avendo comunque un apporto dall'esterno d'attacco, in questo caso Raspadori, a livello difensivo, ma non perché Raspadori ha fatto una partita indecente, è perché non è il ruolo di Raspadori, non ha la doppia fase, in copertura non è come Politano, né tantomeno in profondità sulla fascia, non ti salta l'uomo, è un attaccante centrale o dietro la punta, ma al centro del campo, non sugli esterni. Io quando ho letto la formazione sono andato in tutte le furie e così è stato. Così è stato perché l'applicazione centrale poi non c'è stata, Raspadori ha fatto l'esterno e ci siamo persi tutta la fascia destra per 60 minuti finché non è entrato Politano. Le turbe, forse vengono delle turbe al cervello. Ora Raspadori deve giocare per forza, gli si deve trovare una collocazione. Perfetto, deve giocare per forza. Cambia sto cazzo di modulo. Mo' non fatemi essere volgare la mattina perché appena sveglio, eccetera, eccetera. Cambiali il modulo. Deve giocare, perfetto. 4-2-3-1, 4-3-1-2, fai come vuoi, mettilo dietro alle punte. O schieralo al posto di Osimhen e va bene così, ma non che me lo devo ritrovare a destra e non posso esprimere gioco su una fascia contro una squadra che era completamente chiusa e a me mi servivano tutte le armi per poter tentare di qua e di là di scardinare una squadra che era corta ed era tutta quanta dietro la linea del pallone. Tiago Motta, il grande calcio è venuto a fare, non è venuto a fare nada voto. Siamo andati a Bologna e abbiamo trovato l'anticalcio chiuso come il Crotone vecchio stile. Comunque sono metodi di gioco, sono partite che possono essere impostate così, ovviamente non è che gli si fa una colpa al Bologna nella maniera più assoluta. Fatto sta che Meretta è senza voto perché abbiamo subito praticamente niente. Di Lorenzo è stato già preso di mira da alcuni quotidiani a livello di pagelle perché sì, non è lo stesso di Lorenzo, invece di Lorenzo è completamente sufficiente per me, come tutto il Napoli è completamente sufficiente. Di Lorenzo soprattutto perché
si è curato prettamente della fase difensiva perché Di Lorenzo è una persona intelligente, da capitano del Napoli e da calciatore intelligente, ha visto che avevamo una linea centrale inedita per gli infortuni di Rachmani e Juan Jesus, ha visto che Garcia ha schierato Raspadori esterno e sapeva di non avere un aiuto a livello contenitivo e difensivo, ha scelto di fare questa partita saggiamente perché forse se Di Lorenzo se ne fosse fregato a livello tattico e si spingeva avanti come ha sempre fatto, prendevamo pure qualche imbarcata in più sulla fascia appunto sinistra del Bologna. Meno male che abbiamo Di Lorenzo, invece di trattarlo male sulle pagelle, analizzatele come si deve le situazioni, perché alcune testate a fare le pagelle non sono buone proprio. Io non sono né un maestro né nessuno perché le mie sono pagelle da tifoso, nella maniera più assoluta, non sono pagelle da giornalista perché non lo sono, non ho studiato per farlo e né tantomeno lo farò perché non ho tempo al momento per mettermi di nuovo sui libri, studio, ricerco, faccio delle cose per conto mio, ma esprimo prettamente un'opinione sul canale che sia condivisibile o meno. Oliveira è stato sostituito da Mario Rui al 45esimo, ha fatto comunque una partita né carne né pesce. Nathan bene, Nathan all'esordio, bene Ostigard nella linea centrale. Il resto sono tutte sufficienze da 6, però non abbiamo sfondato per in primis perché forse è stata la prima vera partita dove abbiamo trovato una squadra completamente chiusa dietro la linea del pallone, quindi altro esame e diciamo altri appunti da prendere per quanto riguarda gli allenamenti e trovare alternative contro queste squadre. Devo dire solo una cosa, l'ultima cosa e poi non ci dilunghiamo tantissimo. Se la si voleva vincere non si doveva andare cambio su cambio nella maniera più assoluta. È entrato Mario Rui tra primo e secondo tempo. Poi chi è entrato? Politano, se non sbaglio, Politano Elmas. Per Kvaratskhelia e Raspadori. Cambio su cambio, fascia su fascia. E Dulcis in fondo. Ancora non l'hai sbloccata. Sei passato l'80esimo. Giocatele le due punte, ce le hai. Ce le hai le due punte, ma perché non rischiare di portare a casa 3 punti da Bologna con una spizzata, con un po' di panico sulla linea difensiva del Bologna, mettendo una seconda punta in campo? A me questo fatto di mentalità non sta proprio bene, ma nemmeno lontanamente. Non sta bene la mentalità, non sta bene il portare a casa uno 0-0 piuttosto che rischiare 10 minuti e portare a casa 3 punti. La partita di ieri, cioè bisogna anche analizzare le partite per partite. Ci sono partite dove tu dici ok, abbiamo fatto l'impossibile, ci serve questo punto, portiamolo a casa che è meglio il punto che zero. La partita di ieri, un punto zero non avrebbe fatto allora alcuna differenza perché siamo all'inizio del campionato e te ne servivano 3 per risalire un attimo la classifica, riagganciarti lì dove meriti, dove il Napoli deve stare, dove Garcia ha detto che il Napoli potrà stare facendo un filotto di vittorie nel post partita. Io me lo auguro, però giocando comunque, non giocando, ma inventando sostituzioni così e formazioni con Raspadori a destra che non stanno né in cielo né in terra. Non voglio dire non andiamo lontani, però via via perderemo sicuramente qualche punto. Poi c'è da dire un'altra cosa, è solo colpa di Garcia? No, assolutamente no. Garcia avrà le sue colpe, avrà sbagliato i cambi, avrà sbagliato non nella partita di ieri nel dettaglio, ma nella gestione dall'inizio della stagione. Nelle prime 5 partite comunque qualcosa si è sbagliato, qualche errore l'ha fatto nella maniera più assoluta. Ieri il raspatore a destra, sì, però poi c'è anche da dire, il calcio di rigore me lo dai e non lo butti dentro. Nell'ultimo passaggio c'è imprecisione da calciatori che l'anno scorso la mettevano all'incrocio
da qualsiasi posizione del campo. Demeriti di una preparazione nella maniera più assoluta, perché io sentirmi a Garcia in conferenza, no, in conferenza stampa, sì, nel post partita, sulla sostituzione di Kvaratskhelia, e mi devo sentir dire che al 45esimo Kvaratskhelia aveva di problemi ai polpacci, o comunque un fastidio che stava cominciando ai polpacci, quindi perciò l'ha sostituito a secondo tempo in corsa. Abbiamo troppi problemi a livello fisico. Carissimi preparatori, carissimo Garcia, carissimo Napoli, c'è una condizione fisica e una preparazione da rivedere totalmente. Se i polpacci di Quara si induriscono dopo 45 minuti a Bologna, se Caciuste l'abbiamo recuperato alla fine, giusto giusto per farlo partire per la trasferta, Juan Jesus infortuna, Rachmani è fuori, è, è da luglio che siamo così. Abbiamo giocato anche amichevoli pre-ritiro, praticamente con la primavera, quasi quasi senza titolari. 3-4 partite. Qualcosa da rivedere c'è assolutamente. Quindi chiudiamo questo video e dividiamo un attimo le colpe. È un tutt'uno di situazioni, secondo me. Un mercato che non ha rimpiazzato Kim, perché per il resto io non posso andare a dire siamo più scarsi dell'anno scorso con Caciust e Lindstrom, perché Lindstrom Lozano, per me Lindstrom è più forte di Lozano, vedremo se il campo ci dirà la stessa cosa. Caciust Ndombele, mi tengo a Caciust perché Ndombele forte forte forte, però desiderio, voglia, testa sempre bassa, gli dovevi dare pure 3, 4, 5 euro per fargli fare una risata ogni volta a Ndombele. Mi tengo a Caciusto e siamo anche un tantino più forti, c'è solo la grana Kim, ma ieri Nathan ha giocato bene, aspettiamo Nathan, i 4 centrali ce li hai, quindi relativamente il mercato. Il problema del Napoli è, è secondo me stato non rimpiazzare ad hoc nemmeno il direttore sportivo, ma preparatori e tutto ciò che circonda la squadra, perché un paio di pezzi l'hai persi, Sinatti se n'è andato. Su questo assolutamente pecca del presidente, che forse ha voluto fare tutto da solo nei primi 2 mesi. Si è legato al dito, forse, non lo so, questa è una supposizione che faccio io, si è legato al dito l'addio di Spalletti e Giuntoli che se ne va, ha detto: "Ah, adesso vi faccio vedere io, faccio tutto io", ma è una cosa normalissima che in una società di calcio non puoi fare tutto da solo e ne paghi anche un tantino le conseguenze. Forse abbiamo preso un allenatore che non ci aspettavamo così. Credo che il presidente stia pensando la stessa cosa, ma dobbiamo un attimo aspettare. Abbiamo in una settimana Lecce, Udinese e Lecce. Si devono fare 6 punti. Se si stecca pure alla prossima, io non posso far altro che confermare la tesi. Se si vuole andare avanti così, allora la società è consapevole di correre il rischio di non arrivare tra le prime 4, perché il rischio c'è. Con questa media arriviamo a fare 60-65 punti. 65 punti dalle prime 4 non ci arrivi, a meno che non si riveli un campionato come l'anno scorso con la prima a 90 e il resto tutti 20 punti dietro. Può anche darsi. Però io questo rischio non lo correrei, perché andrebbe poi a gravare sulle casse della società, su una società che poi vive ovviamente di qualificazioni europee. Non siamo una società con la Exor dietro, le holding dietro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non bisogna scherzare sul mancare gli obiettivi. L'obiettivo è arrivare dalle prime 4, ci dobbiamo riuscire nella maniera più assoluta. Intervista di Lorenzo post partita, ha detto: ne parleremo con il gruppo, il fatto di Osimhen, perché Osimhen è uscito e ha detto: perché non giochiamo a 2 punti. Ma Garcia, ma te lo deve dire Osimhen? Cioè io non me la voglio prendere con te a spada tratta, ma te lo deve dire Osimhen. Perché te lo deve dire Osimhen? Perché tu la partita non la vuoi vincere, quindi mentalità del punto a casa e non rischiamo all'ultimo di prendere gol. Ma tu a 0-1 ti cambiava ben poco. Il cambio lo facevi con i 3 punti, agganciando la Juve
e risalendo la classifica. Adesso ti guardi la classifica e ti rammarichi che dici sì, siamo lì sotto, ma risaliremo, ci serve un filotto di vittorie. Il filotto di vittorie non lo fai mettendo la spadura a destra. Mo spero che Garcia l'abbia capito, mi auguro che il Napoli abbia ritrovato se stesso, perché ieri a livello territoriale, ragazzi, la partita in sé non possiamo dire assolutamente niente, a parte imprecisione sotto porta, il palo preso, il rigore che hai sbagliato, però hai creato occasioni contro una squadra chiusa che non hai finalizzato del tutto e ti porti comunque il punto a casa perché non hai sofferto praticamente niente. Sei stato alto con i centrali a centrocampo come si deve. Quindi questa partita mi lascia ben sperare per la prossima, perché è una situazione mentale dove dici abbiamo giocato bene e non abbiamo raccolto i 3 punti, assolutamente, però a livello di copertura del campo siamo stati molto bravi ed è stata una partita che potevi tranquillamente vincere. Quindi fa ben sperare per la partita contro l'Udinese, anche se l'Udinese è rinata proprio nella partita di ieri, che ha giocato discretamente anche l'Udinese di Sottile. Dobbiamo fare massima attenzione perché l'Udinese non credo che venga a Napoli a chiudersi, mi auguro. Poi comunque anche se viene a Napoli a chiudersi, qualcosa l'abbiamo trovata per arrivare a rete anche contro il Bologna di ieri. Troveremo la soluzione anche contro l'Udinese nella maniera più assoluta. Mi auguro che il Napoli abbia svoltato un tantino a livello di gioco dopo la partita di ieri, così sembra. Vedremo come andrà a finire. Mi scuso che il video è venuto 21 minuti e 49 secondi, ma le colpe vanno divise un po' tra tutti. Dobbiamo solo cercare di restare un tantino incollati tra squadra, società e allenatore. Mi rendo conto che è una situazione difficile, però più buttiamo benzina sul fuoco e più facciamo il gioco degli avversari. Che io poi mi schiero dalla parte non del voler mandare via domani Garcia, ma del non sposare soprattutto la mentalità e l'idea di calcio. Questo sì. Quindi se il Napoli vuole rischiare, lo teniamo per tutta la durata del contratto, fate voi. Se invece si vuole dare una bella botta psicologica e una scossa a tutto l'ambiente Napoli, si cambia in corsa d'opera con tutti i rischi che può comportare, perché poi nel caso dovesse succedere l'esonero, prende un altro allenatore, gli devi dare comunque il tempo, non è che arriva l'allenatore, boom, fa il filotto di vittoria da quando è arrivato, dal giorno 1, no. Comunque hai il rischio di perdere altri punti, quindi situazione da ponderare molto bene, non è una cosa che si fa così dal giorno alla notte. Stiamo a vedere cosa succede, ragazzi. Sempre Forza Napoli. Mi scuso ancora per la lunghezza del video. Chi è arrivato fino alla fine, un bel premio Oscar per averlo visto tutto. Vi voglio bene. Un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao.